Adesso andiamo sul quinto grado, quindi ci sarà Re settima, Do settima, poi questa è una caratteristica di questo blues, anziché andare sul primo grado, questa è una genialità di Miles, anziché ritornare sul primo grado, quindi come accade in tutti i blues, qui andiamo sull'accordo che sta un tono sotto rispetto a prima. Re settima, Do settima, Fa settima. Quindi armonicamente succede questo, questa è una caratteristica proprio di questo blues. Allora, vediamo che cosa fa lui. Queste sono le note che utilizza, quindi qua è interessante perché invece c'è un fraseggio più di stampo bebop, più verticale, cioè qui suona proprio accordo per accordo. Vediamo. Questa fino a qui è la pentatonica maggiore di Sol, Re Sol. Re Sol Si Re Mi, siamo nella pentatonica maggiore di Sol, però poi per entrare nel Re settima terza minore, terza maggiore e lo stesso Re diesis Mi per entrare nel Do settima. Quindi vedete qui c'è proprio una tecnica di approach notes, cioè di entrare con un fraseggio nell'accordo, quindi suonare accordo per accordo e farlo attraverso questo cromatismo terza minore, terza maggiore, che tra l'altro ho utilizzato anche prima. Quindi la cosa interessante, vedete, questa è una cosa che io ho capito con l'esperienza, con lo studio, ci ho messo un po' di anni, insomma magari qualcuno forse ci mette anche meno, però in realtà molti soli storici, molti soli capolavori del jazz, io così da ragazzino pensavo avessero 100 miliardi di frasi diverse, 100 miliardi di idee diverse. In realtà non è la quantità di idee, ma è lo sviluppo. Cioè, tutto questo primo chorus in realtà sono poche idee semplici, però sviluppate all'ennesima potenza. Frasi che sono assolutamente collegate l'una all'altra. E questa è un po' la ricetta. Non è avere 10.000 idee, è meglio averne 3, 4 sfruttate all'ennesima potenza piuttosto che 10.000 idee diverse che poi non fanno altro che suonare confuse, non danno poca unità al solo. Allora, vediamo che succede. Allora, qui c'è un'altra cosa molto interessante che lui fa, cioè lui anticipa l'accordo del Do settima. Non ha fatto questo, sarebbe stato molto più scontato. Sentite com'è più schematico, no? Invece lui è vero che utilizza lo stesso cromatismo terza minore terza maggiore per entrare nel Do settima, però lo fa sul quarto movimento, non lo fa sull'uno dell'accordo. Quindi anticipa armonicamente il Do settima e questo crea un po' uno shift, no? Crea una spinta in avanti. Anche col fa questa cosa qui. Quindi la frase è qui fa un'altra cosa interessante sul Fa settima, cioè fa l'accordo è cioè utilizza la triade di Sol sul Fa settima. Questo è un altro aspetto che si trova spesso alla fine in vari brani bebop, anche in Parker, in Cannonball Adderley, in altri solisti che utilizzano molto questo linguaggio, cioè la triade è un tono avanti. Perché? Perché sull'accordo di Fa settima se io sono la triade un tono avanti, sono il Sol che è la nona, il Si che è la quarta aumentata ed il Re che è la tredicesima. Questo è un ottimo esempio di un fraseggio complesso
che però fa capo a un elemento semplice come la triade. Lo dico perché molti credono che le triadi magari possano essere una cosa di base, dipende come le utilizzi le triadi, perché se tu utilizzi Sol su Fa, di fatto crei queste tensioni qui, quindi nona, undicesima aumentata e tredicesima.